Salve a tutti e benvenuti sul canale. E sicuramente anche a voi vi sarà capitato di avere un pannello solare che utilizzate a casa, flessibile, e che magari però volete portare in vacanza con voi nel camper. Oggi vi mostro un sistema per poterlo mettere velocemente sul camper e poterlo utilizzare lì, poi staccarlo e portarlo a casa. Prima però devo riorganizzare un attimo i regolatori di carica. Se la cosa non vi interessa, saltate pure nella sezione capitoli e andate alla costruzione del supporto. Questi sono i fili del pannello, quello volante. L'avete visto sicuramente nei miei altri video, i video di viaggi. Quindi posso staccarli tranquillamente che non sono collegati a nulla. Questi invece sono collegati alla batteria del motore. Questi sono i cavi che sono sopra ma non sono collegati a nulla. I pannelli li attaccherò lì, uno dei vari pannelli. Poi vedremo come organizzare il discorso. Stacco questi che è la batteria del camper. Qui sotto c'è la rotellina, adesso ve la faccio vedere. Questa rotellina che potete già impostare a mano, insomma, da fuori, senza l'app, il tipo di batteria. A me non serve perché tanto non collego subito i pannelli, quindi avrò tutto il tempo di impostarlo. Poi questi naturalmente in base ai pannelli vanno cambiati. Comunque il pannello che metterò 130 watt, più che bene per questo tipo di controller. Questo non lo collego, però intanto lo riattacco perché sennò a casa mi impiccerebbe pure, quindi cioè nel senso lo collego, ma lo collego questi, solo la batteria collego, poi i pannelli non ce li metto per ora, che alla fine serve pure per controllare che sono stato di carica la batteria del motore. 12V7 la batteria del camper, ottimo direi, no? Ora, questi sono i cavi del fotovoltaico che volante, quelli due escono, vedete, passa qui dietro, quindi ora li devo tirare, quindi è sfilati, ma no. E questi pure andranno sul tetto, quindi adesso vado sul tetto, prima devo fare questo collegamento. Batteria è collegata, non ci resta che andare sul tetto e a passare questi fili. Questi perché già sono cablati quelli. Ops, mi sa che ho rotto la luce. Che cazzo state a guardare? Voglio richiudere perlomeno la scatola sopra perché nei prossimi giorni piove. Allora, tempo 20 minuti, ho configurato tutto quanto, ho ricollegato la batteria, configurato tutto quanto, tutto ok. Sopra i pannelli non ci sono, ma comunque sono staccati, solo una linea, l'altra no. Però vi ripeto, questo è un lavoro temporaneo, quindi adesso vi faccio vedere sopra un attimo. Vedete, ho richiuso tutto, qui dentro passano i cavi che arrivano, adesso l'ho messi qui in caso pioggia, vabbè. Arrivano qui dove metterò l'altro. Quello entrava un po' d'acqua, ci ho messo un po' di gomma liquida. E sì, questo tetto va rifatto, soltanto devo trovare il posto. Qui metterò un pannello e l'altro credo lo metterò qua sopra. Poi a posto. E sto parlando pianissimo perché sono le 7 di mattina
Sono le 7 di mattina, siamo in un'area sosta in Salento e io devo registrare la voce per questo video. Vabbè, mi sveglio sempre la mattina, non sono diventato scemo. Insomma sì, l'idea del supporto del pannello è sostanzialmente questa: usare un vecchio pannello di quei pannelli di policarbonato. Attaccare quello al tetto del camper e il pannello attaccato con queste 4 viti che sono ancorate a del legno e al supporto. Sigillo tutto intorno perché così almeno non prende aria il pannello e tanto comunque con un cutter si toglie subito. Logicamente è una cosa abbastanza sperimentale, poi comunque l'ho provato, velocità di crociera con la GoPro e non si muove nulla. Mi ripeto, è una cosa temporanea perché poi dovrò fare, quando rifarò il tetto, sicuramente rifarò qualcos'altro, cambierò pure i pannelli e metterò dei pannelli fissi, perché i pannelli solari questi qui flessibili non mi piacciono, li ho provati e non mi piacciono. Poi se siete arrivati a questo punto del video chiedo pure a voi un parere. Secondo voi è meglio con questi 3 regolatori di carica, uno per caricare la batteria del motore, 2 regolatori, quello da 30 e da 20 A per caricare la batteria proprio dei servizi del camper? È meglio avere 3 pannelli, uno da 240 watt a 40 volt sui 2 regolatori più grandi e su quello piccolo 200 watt sempre a 42 volt, dato che sono tutti e 3 MPPT, oppure è meglio dividere in più pannelli piccoli? Questo è un po' un dubbio che mi prende. Sicuramente con pannelli più piccoli avrei un po' più di ridondanza, quindi se si rompe un pannello lo scollego e posso comunque produrre energia, ma il costo è un pochino più elevato e bisogna incastrare bene i pannelli sul tetto. Di contro quelli grandi hanno un maggior peso, un minor costo e se ne rompe uno, fine. Fatemelo sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Spero di avervi dato qualcosa, un'ispirazione, qualcosa. Comunque per me l'opinione della community è importante. Grazie per aver visto il video. Adieu.